campionato. Ci siamo quasi, l'Inter sta vincendo 1-0, Cordaz sul pallone, va al rilancio Cordaz e finisce qui! Finisce qui! Inter batte Torino, si chiude così il nostro campionato in trasferta sul campo del Toro. L'Inter vince ancora una volta con il gol di Marcelo Brozovic a decidere l'incontro dopo 37 minuti. La rete di Marcelone Brozovic, un gran gol dalla distanza a decidere una partita sporca come sono sempre le partite contro il Torino. Si vince sempre di misura o comunque non sono mai goleade, bisogna soffrire sempre fino all'ultimo. Così è stato in una partita che l'Inter ha gestito, perché la concentrazione, l'obiettivo è tutto rivolto ovviamente alla prossima settimana, una settimana esatta dal momento in cui stiamo parlando ora, alla finale di Champions League. Oggi bisognava preservare le energie, ma dall'altro lato mantenere anche la squadra sul pezzo. L'Inter lo ha fatto con un turnover ragionato, ma portando a casa anche una vittoria che era tutt'altro che scontata, secondo me, perché dall'altro lato, Simo, c'era un Torino che doveva lottare ancora per l'8º posto per poter ancora ambire ad un posto in Europa. L'Inter invece aveva l'obiettivo comunque di chiudere al meglio questo campionato. Io dicevo prima, perdere in questo momento, proprio a ridosso di questa partita importantissima contro il Manchester City, non è bello. Ecco, è sempre meglio poter arrivare al meglio possibile, sempre meglio poter arrivare da una vittoria, appunto, a maggior ragione su un campo così difficile, reso ancora più difficile da una forte pioggia che c'è stata prima della partita. Si vince di misura, ruotando i calciatori. È una squadra che soprattutto chiude in questo momento, è al secondo posto in classifica l'Inter, in attesa di vedere che cosa farà la Lazio. Di sicuro chiuderemo davanti al Milan, campione d'Italia, pluriesaltato e tutto il resto. Abbiamo fatto il nostro oggi, non si è fatto male nessuno, almeno da quello che abbiamo visto. Abbiamo ottenuto anche qualche indicazione interessante rispetto a quello che potremo vedere tra una settimana. Molto bene così. Io non ero così sicuro di poter vincere oggi così in trasferta contro questo Torino. A Torino non si è mai sicuri di vincere, perché come dicevi bene è un campo difficile, è una squadra che a prescindere dal livello ha sempre dei valori di un certo tipo, secondo me, di squadra ruvida, complicata, a maggior ragione nelle mani di Juric, che è un bravissimo allenatore, e come hai detto prima una squadra che aveva ancora degli obiettivi a fronte di un Inter il cui unico obiettivo era eventualmente stare davanti al Milan e sognare un poco probabile comunque secondo posto. Poteva e noi essere tutti ingredienti per una non vittoria. Invece arriva una bella vittoria che ti fa chiudere il campionato appunto con il sorriso. L'Inter, tra l'altro, per dare due numeri, scavalca quota 70 punti, che non è male, e soprattutto diventa con questa vittoria la squadra che ha ottenuto più vittorie a livello di numero dopo il Napoli, ormai irraggiungibile perché l'Inter è a 23 e le seconde sono a 21. Quindi anche qui, visto che citiamo spesso le 12 sconfitte, sono sono diciamo in parte equilibrate da un numero di vittorie che comunque sono 23 e sono tante su 38 partite, che infatti ti portano a essere secondo, perché se sei lì vuol dire che oltre alle 12 sconfitte qualcosa di buono devi aver fatto, e i numeri delle vittorie lo testimoniano. Hai detto benissimo e sono molto contento che tu l'abbia sottolineato, Simo, perché è una cosa a cui tengo anch'io a ribadire, a ribadire sempre. È stata una partita, intanto stavamo riflettendo anche prima, siamo al 3 giugno, la stagione è partita il 14 agosto, è stata una stagione interminabile, veramente lunghissima. Si chiude con una vittoria, con un Inter che è profondamente cambiata rispetto a quella che abbiamo visto alla prima partita di questa stagione. Un Inter che oggi ha gestito con personalità questa gara. I primi 20 minuti è stata una partita anche piuttosto noiosa, poi ha cominciato a sbloccarsi attorno al 20esimo. Al gol di Brozovic si respirava appunto che la partita potesse aprirsi. Poi ci sono state anche diverse occasioni sia per prenderlo il gol che per farlo. È stata una partita abbastanza aperta, soprattutto nel finale, dove tra l'altro segnaliamo anche il debutto stagionale di Cordaz, terzo portiere dell'Inter, che ci ha messo la manona con una grandissima parata ad evitare il pareggio di Sanabria, quindi bravo anche Cordaz, mentre Andanovic, che è partito titolare, ha raggiunto
nella classifica delle presenze con la maglia dell'Inter un certo Ivan Ramiro Cordova al 10° posto della storia dell'Inter, quindi complimenti anche a Samir Handanovic per questo 10° posto. I temi di questa partita, Simo, sono le prove che sono state evidentemente fatte in vista della finale di Champions. Questo Brozovic qui è difficilissimo da togliere. Considerando che prima della partita Faris ha preannunciato un Mkhitaryan di ritorno, che si fa con Brozovic? Secondo te, Ciala, Mkhitaryan, Barella, come si gestiscono? Barella è stato fatto riposare, chiaramente sarà titolare. Hai detto bene, non è facile, conterà molto, secondo me, la condizione atletica di Mkhitaryan, che arrivando al pelo, diciamo così, è probabile che a questo punto, più che altro per quello, magari siederà in panchina per poi subentrare a gare in corso. Se stessero entrambi bene e fossero disponibili normalmente, dipende dalla partita che il mister ha intenzione di fare. Forse in quel caso, vedendo anche la ricerca costante della verticalità vista stasera e anche contro l'Atalanta, non mi avrebbe sorpreso, ipotizzo, di vedere appunto Çalhanoğlu e Mkhitaryan, che sono due giocatori magari più rapidi nel giocare il pallone, meno riflessivi. Brozovic spesso rimugina sul pallone e lo gioca più orizzontale, eccetera. Però, ripeto, in queste condizioni non so se ci si può permettere un Mkhitaryan buttato in campo titolare dopo che è fermo da un paio di settimane almeno. Questa sarà, credo, secondo me, la gestione. In attacco, non so se ci volevi andare, penso di sì. Io ripeto, Dillo. no, nel senso, la Lula, al di là dei numeri che sono comunque a vantaggio della Lula, però in questo momento io li vedo giocare e si trovano, per chi segue il basket, sembrano gli Splash Brothers dei Golden State Warriors, cioè Curry e Thompson, si trovano con una facilità innata, frutto proprio di una connessione di anime, dicevo prima addirittura, non frutto del lavoro, non lo so, io ho questa percezione, e considerato che uno aiuta l'altro, fa giocare meglio l'altro, e che nei numeri sono anche top, io fatico a immaginare un Lukaku che parte in panchina perché magari al 60° lo metti, quando poi il City, abbiamo visto oggi, che in 12 secondi ti può fare gol. Quindi io direi parti con i migliori, poi vediamo. Io sono d'accordo, Simo, su questa partita non vorrei aggiungere tante altre cose, perché poi faremo, a parte le pagelle, parleremo dei singoli, parleremo anche di un De Vrij ottimo, secondo me, che sarà sicuramente un innesto importante da poter utilizzare anche a gare in corso, e parleremo anche di altri temi. Stavo solo riflettendo, dicevo della stagione lunghissima, questa è la 56esima partita dell'Inter in questa stagione. Io invito sempre a riepilogare, perché molto spesso ci dimentichiamo: Supercoppa italiana vinta, Coppa Italia vinta, il terzo posto minimo in questo momento è garantito, potrebbe essere secondo in base al risultato della Lazio che sapremo tra poco, e una finale di Champions League da giocare. Io nella partita di oggi, non lo so, sarò un inguaribile ottimista, sarò esagerato, non lo so, però ho visto un Inter che ha le idee chiare, che si sta modellando anche dal punto di vista del gioco per affrontare un Manchester City che ha determinate caratteristiche di cui parleremo in settimana con un altro approfondimento a parte. Ma ho avuto la netta sensazione, Simo, che quest'Inter da qualche giornata a questa parte non abbia fatto vedere ancora tutto, cioè che qualcosina secondo me si sta tenendo ancora dentro. Per me oggi ci sono stati tanti segnali molto positivi, ti dico anche un Dumfries che davanti per me ha sbagliato diverse cose, ci rimangono negli occhi un paio di giocate non perfette, però l'ho visto giocare con sicurezza, e Dumfries molto spesso nell'arco di questi 2 anni per me è stato un po' il termometro di alcuni momenti dell'Inter, dove lui era un pochino più nervoso ed impacciato e meno attento, era anche un Inter che comunque non era propriamente la miglior Inter. Invece l'ho rivisto oggi, l'ho visto concentrato, ma in generale tutta la squadra ho visto un livello di attenzione molto elevato, soprattutto da quelli che ovviamente sono i primi 13-14 calciatori di questa squadra, fermo restando, vabbè, alcuni che sono un pochino più indietro, diciamo così, nelle gerarchie, per cui ripeto, per me oggi aver vinto comunque è la notizia più importante in una gara in cui il gioco, la tattica, l'aspetto appunto
che di solito teniamo più in considerazione. Ormai da qualche partita a questa parte siamo entrati in quella fase in cui il gioco passa in secondo piano in favore del risultato, e oggi contava soprattutto il risultato, è arrivato e molto bene. Sì, la condizione fisica è buonissima, mi sembra, e anche la condizione mentale, frutto probabilmente anche in parte di questa vittoria. L'Inter arriva alla finale nella maniera migliore. Più di questo, per limiti tecnici, fisici e mentali, non puoi fare. Sei arrivato letteralmente al top delle tue possibilità. Dall'altra parte hai Golia, nel senso che loro hanno, magari adesso non so bene se stiano così bene come noi, però comunque partono da delle basi formate da giocatori pagati tantissimo, una rosa lunghissima, una rosa con dei titolari in alcuni reparti molto più forti dei nostri, e quindi arrivati ad un certo punto, se entrambe danno il massimo, può essere normale che vinca il City, ma non per mancanze tue, ma per grandi meriti loro nel caso. Però ribadisco, la finale in quanto tale è una partita secca ed è una partita dove si parte, non dico alla pari perché comunque questi valori contano, ma per quello che ha fatto vedere l'Inter non è lì, cioè, passami il paragone che non mi piace perché non mi piace fare paragoni di questo tipo, però se la Cremonese fosse arrivata in finale di Coppa Italia poteva essere una cosa un po' casuale. L'Inter non è la seconda squadra più forte d'Europa sulla carta, ma non è lì per caso, è lì avendo fatto vedere delle cose importanti, e quindi secondo me le può mettere sul campo. Poi, come dicevo prima, 12 secondi, palla lunga, sponda, tiro al volo, gol, e ti cambia tutto il piano partita che magari stai studiando da mesi. Ma questo vale sia per loro che per noi, attenzione. Esatto, anche perché anche noi abbiamo dato dimostrazione di poter fare partenze così. Il riferimento di Simone, per chi se lo fosse perso oggi, al Manchester City che ha battuto il Manchester United in finale di FA Cup, portando a casa il secondo trofeo di questa stagione. Facciamo leva anche su questo e chiudiamo questa clip. Il City comunque ha esultato, sì, Guardiola ha finto di piangere, c'è stato, vabbè, qualche cosina un po' così. L'esultanza del City è stata, sì, ok la Premier, ok l'FA Cup, però l'obiettivo è la Champions. Abbiamo fatto 2 su 3, adesso un altro, tanti cori sulla adesso prendiamone un altro, adesso facciamo il terzo. C'è tanta euforia in casa Manchester City, cerchiamo di giocarla anche così, profilo basso, e cerchiamo di fare il colpaccio. Devo ringraziare il nostro Lord Vinotto, ancora grazie di cuore Lord. Fai vedere la clip di Simo, tra pochissimo la facciamo vedere. Grazie mille Lord, tra pochissimo la faccio vedere, la recuperiamo. De Pica Pica che ci sostiene sempre, lo ringraziamo davvero di cuore. Pica Pica davanti ai cugini, e questo era importante, considerando che Pioli prima di questa partita aveva dato 7 alla sua stagione, quindi 8 per la Champions, 6 per il campionato. L'Inter ha la possibilità di prendere 24, quindi secondo gli standard di Pioli, in caso dovesse andare bene tra una settimana. Vedremo. Grazie Pica Pica davvero di cuore, grazie Lord Vinotto, grazie Tonino che dice grazie a tutti, complimenti e sempre Forza Inter. Grazie a te, e col Forza Inter che ci sta benissimo chiudiamo qui la nostra clip. Si chiude anche il campionato dell'Inter da adesso e sale un po' la pelle d'oca, inizia la preparazione alla finale di Champions League. Per viverla con noi, mi raccomando, iscrizione al canale subito, clicca sul tasto iscriviti e seguiteci, mi raccomando, nel club su www.passioneinter.club.